Oggi entro con passo felpato. Salve a tutti e bentornati nel nostro canale YouTube Ricette della Vecchia. Oggi un piatto velocissimo, spaghetti con il pesto. Non dico pesto alla genovese perché le nostre amiche e i nostri amici di Genova mi sparerebbero, in quanto non lo farò con il classico pestello e mortaio. Lo farò con il robottino come faceva la vecchia, che era sempre di corsa, indaffarata, come sono io questa sera. Sono tornato tardissimo dal lavoro, pensavo di trovare una cena pronta, invece mia moglie, oddio, ho già preparato da mangiare e ho mangiato tutto, non c'è niente per te. E allora cosa succede? Avevo del basilico e mi faccio un bel spaghetto col pesto. Andiamo subito con gli ingredienti per una persona, perché mia moglie insomma, ha mangiato. Una ventina di grammi di basilico, diciamo precisamente ne ho fatti 24 grammi, però ecco, non è una cosa che sono un depositario di verità. Parmigiano grattugiato più pecorino, indicativamente una quindicina di grammi di parmigiano e una spruzzata di pecorino, diciamo un paio di grammi. 20 grammi di pinoli, un aglietto piccolo, sale grosso, un pizzico ne metteremo, olio extravergine di oliva, vedremo la quantità. Partiamo subito con la preparazione. Però nel frattempo non muovetevi, aspettate lì, aspettate, guardiamo tutti fermi, fermi. Nel frattempo l'acqua è su, un goccetto di liquore perché ci sta sempre bene. Mamma mia. E adesso partiamo con la preparazione con il robottino ufficiale della vecchia. Unica, unica, e ripeto ancora unica, nota dolente della giornata o della serata, a seconda di quando ci vedete, è il basilico. Perché direte voi il basilico? Purtroppo non siamo in stagione e l'ho dovuto acquistare. E questo basilico va lavato come suggeriscono le istruzioni. Qui a casa nostra il basilico non si lava mai. Perché non si lava mai? Perché abbiamo una nostra bella piantina dove prendiamo le foglie che vanno strofinate con della carta in entrambe le parti e usato per fare il pesto. Il basilico per il pesto non andrebbe mai lavato. Purtroppo questa sera abbiamo questo e ragazze e ragazzi, cosa vi devo dire? In mancanza di meglio, si va a letto con la moglie e adesso partiamo. Ah, un'altra cosa che mi ero dimenticato di dirvi. Il basilico, se avete la piantina, va messo in un luogo assolato, ma non tanto assolato, deve prendere la giusta irradiazione solare e allontano da fonti di smog. Chiaramente, se avete una casa in mezzo all'autostrada A14, la piantina prendetela tutta e buttatela via. Cioè, insomma, oh ragazzi, abbiamo messo il contenitorino piccolo che non è a contatto direttamente col motore, perché una cosa importante è che il pesto non deve mai scaldare. Per quantità così basta questo piccolo contenitore, non utilizzeremo il contenitore grosso che è sotto. Mettiamo subito pinoli, aglio e basilico, sistemiamo bene, aggiungiamo un pizzico, ma proprio un pizzico di sale grosso, chiudiamo tutto e cominciamo a dare degli impulsi. Vediamo, va bene, sistemiamo un po' con la nostra spatola. Io utilizzo sempre questo tipo di spatola. Chiaramente voi potete utilizzare quello che vi pare, insomma, io utilizzo questa perché tira su tutto, voi un cucchiaio, insomma. Sistemiamo bene il tutto, compattiamo, diamo ancora qualche impulso.
A questo punto aggiungiamo il formaggio, parmigiano e pecorino nelle quantità che vi ho detto. Andiamo in marcia. Quando il formaggio si è amalgamato con il composto, partiamo con l'olio e vediamo, si deve formare una crema né troppo densa né troppo fluida, perché se è troppo densa avremo messo poco olio, se troppo fluida ovviamente ne avremo messo troppo. Guardiamo bene, va benissimo, compattiamo il tutto con la parte che è venuta un po' fuori, ci siamo, un'altra giratina e siamo pronti. È fatto, trasferiamo tutto in una terrina. Questo è quello che deve essere proprio il pesto, vedete la consistenza, né troppo fluido né troppo secco, diciamo. E adesso una mossa fondamentale per la preparazione del pesto. Prenderemo un poco dell'acqua della pasta che sta bollendo o dell'acqua che sta bollendo con ancora la pasta da buttare, insomma non ci sono regole fondamentali, l'importante è che la pasta e che l'acqua sia molto calda. Prendiamo una parte di acqua e la metteremo nella terrina per amalgamare il tutto. Questo è il segreto del pesto. Questa è la quantità di acqua per una persona, la andiamo a mettere nel composto, prendiamo una forchetta e iniziamo ad amalgamare molto bene. Deve venire una crema fluida, tipo una carbonara. Amalgamiamo molto bene, ci siamo, guardate, vedete? Viene una crema fluida. Perché? Perché dopo questa crema andrà ad essere assorbita da una pasta, che consiglio sempre una pasta trafilata al bronzo, sia che usiate una pasta non integrale che una pasta integrale. Generalmente noi preferiamo della pasta integrale. Il risultato è perfetto. Buttiamo la pasta e attendiamo la cottura. Pasta scolata, passiamo al condimento. Guardate che roba. La crema che abbiamo fatto si assorbe con gli spaghetti trafilati al bronzo. Il segreto del pesto è sempre mettere dell'acqua della pasta di cottura per farne una crema. Fantastico. Faccio un assaggio perché già l'odore che viene su, una crema. Aspettate che... Ragazze e ragazzi, una bomba, 5 minuti di preparazione, giusto il tempo che si cuoce la pasta. Fate questa ricetta, provatela, se vi è piaciuta mettete un like, nei commenti dite Gianluca hai fatto un casino, non ci piace come hai fatto, però per me è una bomba. Vi aspetto per la prossima ricetta. Grazie a tutti e come al solito 1, 2, 3, ciao!